Namah Shivaya. Benvenuto, benvenuta su Shiva Shakti TV. Il satsanga di oggi parla di un argomento particolare: strumentalizzare Dio. Seguiteci, lo troverete interessante. Stiamo vivendo tempi interessanti in cui avvengono ripetizioni della storia. Lungo tutta la storia dell'umanità, vari gruppi di potere si sono sempre rivolti a Dio come se fossero i privilegiati e come se Dio dovesse loro qualcosa, e venivano a riscuotere i loro crediti verso Dio andando a sterminare un po' di qua e un po' di là. Come vediamo, anche adesso si ripete la storia. Dio, povero Dio, viene utilizzato spesso come scusa per creare pasticci, violenze, morte e distruzione. Ma nella realtà non è colpevole di tutto questo. Le persone che si riempiono la bocca della presenza di Dio al loro fianco e dell'autorizzazione implicita che questo gli dà sono i veri responsabili del male che viene creato. Dio non ha necessità di sterminare qualcuno utilizzando qualcun altro. Se avesse voglia di spazzare via qualcuno da questo mondo, non avrebbe sicuramente difficoltà a realizzare questa impresa. Non avrebbe neanche bisogno di schioccare le dita per ottenere il risultato. Gli basterebbe un pensiero. Ma non è mai successo che Dio avesse così bisogno degli esseri umani per fare, possiamo dire, il lavoro sporco. E anche adesso Dio non è responsabile di ciò che avviene. Di là e di qua abbiamo persone che si fregiano dell'incarico dato da Dio di spazzare via il male, quando poi le persone che hanno intorno inneggiano al loro ego smisurato e li trasformano in curiosi burattini del loro stesso ego. E vediamo quindi esplodere conflitti tragici a un costo eccessivo per quello che ciò che stanno realizzando, e creano odio, rancore e spirito di vendetta nei loro nemici. Tutto questo naturalmente con lo scopo di guadagnare nuove ricchezze. Bene, voi credete forse che Dio sia cieco e non veda esattamente quello che sta succedendo? Si raccolgono di solito intorno a questi personaggi persone che li lodano e hanno sempre una parola di lode nei loro confronti. Questo li rende anche ridicoli. Vedo sui giornali personaggi che vengono esaltati, addirittura paragonati ai grandi santi e agli avatar che hanno percorso questa terra. Mi chiedo se hanno mai pensato a loro stessi per quello che sono. Occorrerebbe regalare a questa gente uno specchio e basterebbe poco per andare a vedere quanto poco di quei santi è presente dentro di loro. Quindi siamo qui a osservare uno spettacolo miserabile di gente che continua a creare dolore e sofferenza. Non vi preoccupate, Dio vede e provvede. Al momento opportuno tutto questo dolore creerà un conto e non si può pensare che non sia un giorno riequilibrato
E questo è lo scopo del karma, e il karma si manifesta automaticamente, non è qualcosa che dovete richiedere. Purtroppo il male che costruiamo è un male che ritorna. Ne abbiamo avuto l'esempio dopo la Prima Guerra Mondiale, che ha portato milioni di morti e malattie che hanno sterminato altrettanti milioni di persone. Il karma si è manifestato nella Seconda Guerra Mondiale e tutto il dolore e la sofferenza prodotto allora ancora sta manifestando i suoi effetti. Abbiamo nazioni contro nazioni, abbiamo centri di potere contro altre nazioni, abbiamo persone che credono di potersi permettere di fare qualunque cosa e non hanno la minima umiltà di fronte a Dio. Tutto questo si ripete nella storia, è sempre stato così, non è qualcosa di nuovo e non abbiamo ancora imparato le lezioni che sottendono a tutto ciò. Eppure la storia è stata severa e ci ha fatto vedere quanto siamo sciocchi nell'investire in dolore e sofferenza piuttosto che in gioia e nelle capacità dell'uomo di creare un paradiso. L'uomo si impegna a creare l'inferno sulla terra, forse perché è un lavoro che gli viene particolarmente bene, ma sicuramente potremmo investire tempo, energia e risorse economiche nel migliorare la situazione e questo sarebbe certamente più gradito a tutti. Quando impareremo questa lezione? Probabilmente quando la massa di persone incomincerà a cambiare, ad avere un pensiero più elevato, a non pensare esclusivamente al proprio egoismo e a riempire la propria pancia, ma a pensare che se tutti avessero qualcosa sarebbero meno arrabbiati e probabilmente più felici. Se con questi banali ragionamenti non siamo ancora riusciti a creare un mondo migliore, è semplicemente perché ci sono persone a cui piace un mondo peggiore. Siamo consapevoli che dove c'è una guerra qualcuno guadagna, mentre migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia e a volte milioni di altre persone soffrono e perdono la vita. Non sono ricchezze che porteranno gioia, ma porteranno grandi sofferenze. Qualcuno potrà pensare che quei leader che sponsorizzano il male e la sofferenza meriteranno di soffrire a loro volta. E probabilmente, se ci basiamo solo sulla legge del karma, un giorno sarà così. Ma ciò non toglie che i risultati si amplificheranno, perché le stesse popolazioni stanno soffrendo, anche quelle popolazioni i cui leader pensano di distrarre l'attenzione dai problemi interni con una bella guerricciola da qualche parte. Non tutti sono così ingenui da non capire queste tattiche di distrazione. Sarebbe opportuno che si rendessero conto che i loro trucchetti non sono poi così sofisticati. Siamo tutti consapevoli che continuando lungo questa strada il bene ci metterà più tempo a manifestarsi, ma nella mia convinzione di monaco e di essere umano è che alla fine la luce vince e troveremo il modo per uscire da queste situazioni. La preghiera e la meditazione, a mio avviso, sono una scorciatoia, accelereranno il tempo del cambiamento.
Incoraggio tutti a praticarlo, perché è il contributo che ciascuno di noi può dare. Anche le persone più timide, che non hanno desiderio di esporsi nel contrastare il male, possono dare il loro contributo. Nel silenzio della preghiera e della meditazione possiamo chiedere a Dio di intervenire e soprattutto che intervenga nel cambiare i cuori e le menti degli esseri umani, non nello sterminare i malvagi, perché lo sterminio non porta alcun risultato positivo. La trasformazione dei cuori è la vera arma. L'ultimo potere, quello più grande, la suprema arte marziale non è quella che consente di eliminare il nemico che mi trovo dinanzi, ma è quella che trasforma il nemico in un amico. Questo è quello che dobbiamo imparare e non è facile. Abbiamo avuto degli esempi nel corso della storia che hanno anche ottenuto grandi risultati. Faccio un nome come esempio: Gandhi, che è riuscito a liberare il suo paese dalla colonizzazione cercando di limitare al massimo l'uso della violenza, e lui stesso non l'ha mai applicata. Quindi abbiamo gli esempi e le possibilità. Abbiamo anche esempi di grandi maestri, di grandi santi e di avatar che attraverso la loro luce hanno cambiato il mondo. Questo mondo deve ricordarsi di loro e applicare quei principi spirituali che possono funzionare anche adesso. Cerchiamo di cambiare il mondo in cui viviamo, perché in qualunque momento il karma potrebbe diventare ostile anche nei nostri confronti. Se non facciamo del nostro meglio per fare in modo che i leader che ci comandano smettano di fare del male, quel male prima o poi potrà essere anche rivolto contro di noi. Preghiamo intensamente e meditiamo. È la nostra arma contro l'oscurità. Usiamola in modo da trasformare il mondo in un posto migliore per tutti noi. Grazie di aver seguito questo satsanga. Spero di rivedervi nelle prossime puntate. A presto. Om Namah Shivaya.